Ciao a tutti, sono Gianluca di SUPGarda, una delle prime scuole di stand-up paddle aperte in Italia e oggi presente in alcuni centri sul lago di Garda. Adesso vi spiegherò che cos'è il SUP. In acronimo SUP significa stare in piedi su una tavola e avanzare per mezzo di una pagaia, stand-up paddle per l'appunto. È uno degli sport outdoor che ha avuto maggiore crescita negli ultimi anni. Potremmo paragonarlo un po' come il windsurf negli anni 80, dove quasi tutti lo praticavano. Il successo di questo sport è dovuto alla semplicità di utilizzo dell'attrezzatura e alla facilità di praticare questo sport. È uno sport adatto a tutti, dai bambini di 6 anni fino agli adulti, e non ci sono limiti di età. Lo sforzo per praticarlo non è eccessivo, semplicemente bisogna stare in piedi su una tavola e utilizzare il remo per poter avanzare. È uno sport a carico naturale, quindi la fatica sarà data dal nostro movimento o dall'intensità dello sforzo che vogliamo applicare. La cosa più difficile è trovare il giusto equilibrio, ma con un po' di pratica e pochi sforzi riusciamo ad ottenere ottimi risultati. Lo stand-up paddle si può praticare ovunque ed è questa proprio la bellezza di questo sport. Possiamo utilizzarlo in acqua piatta, ad esempio al lago o al mare, piuttosto che per surfare le onde al mare con condizioni di moto ondoso, o anche per discendere i fiumi. Portando l'esempio della bicicletta, ci sono varie tipologie di tavole per varie categorie di utilizzo. Esistono tavole all-round, che sono tavole con dimensioni generose che permettono ad un principiante di iniziare l'attività del SUP. Esistono tavole cruiser, che sono tavole adatte a passeggiare, a fare lunghe passeggiate sull'acqua, quindi tavole più veloci rispetto alle tavole all-round, con dimensioni leggermente differenti. Tavole race, tavole quindi per andare veloci, o comunque fast touring, tavole più veloci che permettono di fare passeggiate e trasportare il proprio materiale, che può essere posto sotto gli elastici, che sono solitamente a prua ma possono essere presenti anche a poppa. Tavole per surfare le onde, cosiddette tavole wave, che hanno dimensioni ancora più contenute e hanno caratteristiche strutturali differenti. E tavole river, che servono per scendere i fiumi. Anch'esse sono tavole abbastanza tecniche. Non ultimo, le tavole convertibili, che sono tavole che possono essere utilizzate normalmente come tavole SUP e possono anche essere convertite in tavole da windsurf o windsup, che possono essere utilizzate per mezzo di una base dove si può agganciare il rig, ovvero la vela, il boma e l'albero da windsurf. Sono tavole molto semplici e fruibili per tutta la famiglia. Il successo di questo sport è dovuto grazie anche alla praticità di queste attrezzature, che negli ultimi anni il pubblico ha scelto e predilige una tavola di tipo gonfiabile. Quali sono i plus di questa tavola? Questa tavola può essere trasportata in un comodo zaino che contiene una pompa manuale per il gonfiaggio e una pagaia che si divide e si separa in 3 pezzi. Tutti questi elementi possono essere introdotti nello zaino e trasportato comodamente in spalla anche utilizzando una moto o uno scooter. Le tavole gonfiabili possono essere comodamente gonfiate con la pompa e sgonfiate per mezzo della valvola che è posta a poppa della tavola. Il nostro consiglio è quello di non iniziare da autodidatti, ma magari investire qualche ora di tempo nel fare qualche lezione o un corso base, proprio al fine di evitare quegli errori che si porterebbero avanti durante la pratica dell'attività. Nei nostri centri è possibile svolgere tutte le attività legate al mondo dello stand-up paddle, dai corsi, noleggi e attività come tour e SUP fitness. Vi ringrazio e vi aspetto nei centri SUPGarda per imparare, praticare o avvicinarvi a questo meraviglioso sport. Potete seguirci sui canali Facebook, Instagram o semplicemente consultando la nostra pagina www.supgarda.it. That was awesome!